Ciao a tutti! Benvenuti sul mio canale, Celebrita dalla Turchia. Tutti i dettagli sono nel video di oggi, ma intanto vi chiedo di sostenere il nostro lavoro. Se vi piace ciò che vedete, mettete un like, iscrivetevi e, se volete fare un passo in più, cliccate sul pulsante abbonati qui sotto. Grazie per essere qui, adesso accomodatevi. Sta per iniziare una storia capace di trasformare una semplice diretta in un momento che segna una svolta nella narrativa sentimentale delle nostre star. Quella sera, quando una diretta Instagram che sembrava ordinaria si è trasformata in un frammento di storia, Karen Burson è apparso davanti alla fotocamera con un'aria calma, quasi grata. Ha risposto alle domande dei follower con misurata attenzione, finché il tema dell'amore non si è insinuato tra i commenti. Un istante di silenzio. Un respiro più profondo, poi la confessione: sì, c'è qualcuno. Una persona arrivata come un approdo sereno, un nome che non è estraneo alle cronache ma che, pronunciato con quella sincerità, ha assunto un nuovo significato. Si chiama Ande. È entrata nella mia vita con una quiete che mi mancava. In quel momento, lo scorrere della diretta ha cambiato ritmo, come se il tempo, per un attimo, avesse stretto un patto con la delicatezza. Da quella missione è partita una doppia onda che ha investito i social. Da un lato la curiosità irrefrenabile del pubblico, affamato di dettagli, impegnato a capire quanto fosse definitivo quel ritorno, quanto fosse reale quel senso di pace sussurrato senza enfasi. Dall'altro, un gesto minimo ma eloquente. Hande Erçel, la donna con cui Kerem aveva condiviso set, luci e attese, ha scelto la via del silenzio attivo. Un like, una storia reperita al momento giusto, un'immagine senza frase. Bastava quello per far capire che, al di là dei titoli, qualcosa si stava componendo sottovoce, lontano dagli strappi, e che quel sì, c'è qualcuno non era un colpo di scena, ma una presa di responsabilità. Il modo in cui Kerem ha pronunciato il nome, senza cercare l'effetto, con un'intonazione che aveva il peso della quotidianità e il rispetto dell'intimità, ha fatto il resto. In pochi minuti la diretta è diventata trend, e il nome di Hande ha cominciato a correre tra forum, storie, thread e commenti. Non si trattava tanto di scoprire chi fosse, perché lo sapevano già tutti, ma di decifrare cosa significasse oggi quel nome accanto al suo. I più romantici hanno parlato di un cerchio che si chiude, di un ritorno consapevole. I più scettici hanno chiesto date, incastri, prove. Eppure, al di là del chiasso, c'era quell'immagine di serenità che spingeva a un'altra domanda. In un universo che premia il clamore, è ancora possibile scegliere la normalità? Diverse voci, alcune vicinissime, altre solo scrupolosamente informate, hanno descritto la stessa idea. Hande, negli ultimi mesi, avrebbe preferito allontanarsi dai riflettori superflui, limitare apparizioni che non fossero legate al lavoro, proteggere il quotidiano. Non si tratta di chiudersi, ma di calibrare. Un ritmo più lento, una casa che rimane casa, una passeggiata senza annunci. Un profilo che, pur nella sua notorietà, rifiuta l'eccesso. È forse per questo che la confessione di Kerem ha scatenato più domande che certezze. Il fascino dell'essenziale funziona così, scompiglia senza urlare e lascia che gli sguardi imparino a restare. La trama che li ha condotti a questo crocevia è tessuta da lavoro e scelte difficili. Hanno condiviso un set che ha travolto i confini tra realtà e finzione, hanno sostenuto la pressione delle aspettative e delle fantasie collettive, e a un certo punto hanno scelto percorsi separati, quando i ritmi del lavoro hanno iniziato a divorare gli spazi del privato e le ambizioni individuali hanno chiesto il loro posto. Non c'è stato un colpevole, ma un calendario implacabile. Eppure, la qualità del presente racconta di una maturità che spiazza. Oggi, al posto della rivalità che tanti si aspettano, circola empatia. Al posto di rivendicazioni, scelte ponderate. È un cambio di paradigma che solleva una domanda: stiamo entrando in una nuova era di responsabilità emotiva tra le celebrità turche? La reazione di Hande è stata letta da molti come un gesto di liberazione, un segno che parla senza alzare la voce. Un piccolo dettaglio che, interpretato sotto la lente di chi ha seguito passo passo la loro storia, assomiglia più a una conferma affettuosa che a una cautela tattica. Intanto, la figura di Hande si staglia nel racconto collettivo come presenza calma e costante, vicina nei momenti che contano,
lontana quanto basta quando l'attenzione rischia di diventare intrusione. Non un'apparizione decorativa, ma un contesto che permette a Kerem di respirare. Gli osservatori più scrupolosi dell'entourage di entrambi si sono messi al lavoro, raccogliendo segnali discreti, incrociando date, tracciando mappe emotive. È emerso un ritratto che profuma di lentezza consapevole, di una scelta di qualità contro la quantità, di affetto che non ha bisogno di proclami. Non c'è un primato dell'immagine, ma dell'ascolto. È il rifugio che spegne il rumore, lo sguardo che non occupa la scena eppure la trasforma. E questo, agli occhi dei fan, suona come una promessa, l'idea che l'amore possa sopravvivere senza spettacolo, o meglio, che possa scegliere quando e come mostrarsi. I media, prevedibilmente, hanno moltiplicato le letture. C'è chi ha preferito la cautela e l'indagine, e chi ha convertito il mistero in contenuto, alimentando congetture e narrative parallele. Ne è nata una convivenza di versioni, ipotesi e silenzi intenzionali che tengono il pubblico sospeso e, inevitabilmente, mantengono alta la pressione su Kerem e Hande. Ma la conversazione che si è accesa ha toccato un tema più ampio. Che cosa significa, oggi, trovare pace nell'amore quando ogni gesto può diventare virale? È possibile proteggere un sentimento, pur sapendo che la curiosità non si esaurirà domani? È interessante sottolineare come l'atteggiamento di entrambi sia stato letto da una parte importante del pubblico come un esempio di maturità emotiva. Non la perfezione, che non interessa a nessuno, ma la scelta di non cedere al meccanismo di causa-effetto della polemica. Sui social e nei forum dedicati, la narrativa che prende piede insiste che la vera notizia non è semplicemente l'esistenza di un nuovo capitolo, ma il modo in cui quel capitolo viene scritto. Non c'è la corsa al titolo facile, ma la priorità alla stabilità mentale, alla protezione dei propri confini. In tempi in cui il conflitto vende, la riconciliazione ferma l'orologio, ha scritto un utente in un commento, e in quelle parole tanti hanno riconosciuto il sollievo di un contrappeso. Forse è proprio per questo che la storia ha preso il colore della speranza. Che i vecchi affetti non diventino automaticamente carburante per l'ostilità, ma base per una convivenza rispettosa, per un amore che sa stare in piedi anche senza la stampella del clamore. Che i ritorni non siano letti come capitolazioni, ma come decisioni ponderate. Che la pace non sia una resa, bensì una conquista che si difende nel quotidiano, con gesti piccoli e sensati, con il rifiuto dell'esibizione permanente. In fondo, è questo che sembra emergere, la volontà di abitare il presente senza rinnegare il passato e senza compromettere il futuro. Cari amici di Celebrita dalla Turchia, questa storia ci spinge a guardare oltre la curiosità morbosa e a farci qualche domanda in più. Come valutiamo la crescita emotiva di chi vive sotto i riflettori? Sappiamo riconoscere il valore del rispetto quando il copione del dramma ci chiama a gran voce? Siamo disposti ad accettare che relazioni finite possano concludersi nel rispetto, e magari tornare a vivere con misura, invece che nel fragore? Diteci la vostra nei commenti. Pensate che la discrezione sia davvero la scelta migliore per le coppie che nascono e si ritrovano nel mondo dello spettacolo? Se questa vicenda vi ha catturato e volete altre analisi con la stessa cura, non dimenticate di sostenere Celebrita dalla Turchia. La vostra iscrizione al canale ci permette di approfondire, verificare, raccontare con rigore senza rinunciare al calore umano. Attivate le notifiche per non perdere gli aggiornamenti e, se desiderate, cliccate su abbonati per accedere a contenuti esclusivi. I vostri like e i vostri commenti non solo danno energia al team, ma ci aiutano a capire quali temi vi interessano di più e in quale direzione spingere i prossimi video. Volete uno speciale dedicato alle storie d'amore nate sul set e sopravvissute alla fama, all'agenda impossibile, ai riflettori? Oppure preferite che analizziamo le carriere di Hande e Kerem separatamente, con interviste, dietro le quinte e letture critiche dei progetti che hanno segnato le loro scelte? Scrivetecelo, questa community è vostra tanto quanto nostra, e le vostre richieste guidano il nostro lavoro con più precisione di qualunque algoritmo. Che questo episodio, raccontato con attenzione e guardato con il nostro occhio critico, serva a ricordarci una cosa semplice: dietro i flash e i titoli ci sono vite che cercano riposo, percorsi professionali che meritano rispetto e decisioni che richiedono, a volte, silenzio. Kerem ha detto ad alta voce la sua pace,
Ande ha risposto con un gesto minimo e potente che molti leggono come un segno di maturità. Tra la curiosità pubblica e la protezione della privacy, ora entrambi si muovono in un paesaggio meno stridente e più solido, dove la parola pace riacquista il suo significato originario, uno stato interiore che non ha sempre bisogno di essere spiegato per essere reale. Grazie di cuore per aver guardato il video e per aver condiviso con noi questo momento. Ci vediamo nel prossimo appuntamento su Celebrita dalla Turchia. Abbiate cura di voi, e a presto, davvero presto.